Come si realizza un pratico scaldacollo all'uncinetto che all'occorrenza possiamo trasformare in un coprispalle o in una comoda sciarpa Infinity? Scopriamolo insieme in questo video. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale YouTube. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo pratico scaldacollo con un punto facile e veloce e adatto anche per i principianti, poiché basta conoscere i punti base del lavoro ad uncinetto: maglia bassa, catenella e maglia alta. È un progetto eseguibile con qualunque tipologia di filato, adatto per tutte le stagioni e interamente personalizzabile. Possiamo utilizzarlo come scaldacollo o semplicemente come coprispalle. Tutto sta alla nostra fantasia. Andiamo quindi a vedere i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto. Per questo progetto andrò ad utilizzare due gomitoli del filato Erica, prodotto e rivenduto da Cinzia e Katia Filati. È un filato 70% acrilico e 30% lana. Nonostante ci sia un'alta percentuale di acrilico, è un filato di altissima qualità, morbidissimo e che non dà nessun tipo di fastidio sulla pelle. Ciascun gomitolo pesa 100 grammi ed ha una resa di circa 180 metri. Come uncinetto ci viene consigliato di utilizzare un 5,5, mentre invece come ferri da maglia possiamo utilizzare le numerazioni 5,5 oppure 6. Per ottenere un risultato particolarmente morbido andrò a lavorare questo filato con un uncinetto numero 6. Ricordate sempre di adattare il numero di uncinetto al tipo di filato che utilizzate e soprattutto alla vostra mano. Il nostro scaldacollo è un progetto che viene lavorato in circolo. Andremo quindi a chiudere un certo numero di catenelle a cerchio e poi proseguiremo lavorando in altezza finché non raggiungiamo la misura che più ci piace per il nostro progetto. Per lo scaldacollo ho deciso di utilizzare il punto primula, che vi ho già portato in un video tutorial proprio qui sul mio canale, nel quale abbiamo visto la sua lavorazione a pannello. In questo video vedremo quindi come lavorare il punto primula in circolare. Il punto primula si basa su un multiplo di 3 più 2. Dobbiamo quindi andare ad avviare un numero di catenelle multiplo di 3 e andare poi ad aggiungere 2 catenelle in più alla fine. Nel mio caso io ho avviato 156 catenelle, che è un perfetto multiplo di 3, e dovrò poi aggiungere 2 catenelle in più, quindi un totale di 158 catenelle iniziali. Con questo numero di catenelle ho raggiunto una lunghezza di circa 120 cm che mi permetterà poi di indossare il mio scaldacollo piegandolo 2 volte in modo da ottenere un certo spessore. Se volete fare uno scaldacollo più piccolo andate semplicemente a diminuire il numero di catenelle rispettando però il multiplo di 3 e aggiungendo poi 2 catenelle in più alla fine. Avviate quindi le nostre catenelle, nel mio caso 158, andiamo a chiuderle in cerchio. Prima di chiudere in cerchio dobbiamo assicurarci che tutte le catenelle siano tutte nello stesso verso, cioè che non vadano a torcersi, altrimenti il nostro progetto non si realizzerà in modo corretto. Dopodiché andiamo ad entrare nella prima catenella lavorata e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo, chiudendo così in circolo il nostro progetto. Il punto primula si sviluppa su 2 giri di lavorazione che andremo poi a ripetere finché non raggiungiamo l'altezza ideale per il nostro progetto. Vediamo insieme il primo giro. Nella stessa catenella nella quale abbiamo chiuso il nostro progetto con un punto bassissimo, andiamo a rientrare con l'uncinetto e vi lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle libere e una maglia bassa sempre nello stesso punto. Abbiamo così realizzato un archetto composto da maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa lavorata nello stesso punto. Proseguiamo ora saltando le 2 catenelle successive e nella terza andiamo a ripetere gli stessi passaggi. Salto quindi 1 e 2 catenelle, nella terza entro con l'uncinetto e vi lavoro una maglia bassa, 2 catenelle aggiuntive,
e una maglia bassa nello stesso punto. E questo sarà il risultato. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il nostro giro. Saltiamo 2 catenelle, nella terza lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle aggiuntive e una maglia bassa nello stesso punto. Saltiamo 2 catenelle sulla base, nella terza ripetiamo gli stessi passaggi. Continuiamo in questo modo fino ad arrivare qui, alla fine del nostro giro. Arrivati alla fine del giro, questo sarà il risultato. Abbiamo praticamente creato dei blocchi composti da una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Con il numero di catenelle che ho avviato all'inizio, se ricordate 156 più 2, ho ottenuto un totale di 52 blocchi. A quale particolare dobbiamo prestare attenzione nell'esecuzione di questo primo giro? Dopo ciascun blocco dobbiamo sempre ricordarci di saltare 2 catenelle sulla base e andare a lavorare nella terza. Se non saltassimo le 2 catenelle andremmo a creare un aumento, quindi il nostro punto verrebbe sfalsato e il nostro progetto tenderebbe ad allargarsi. Perciò è molto importante alla fine di ciascun blocco composto da una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, saltare sempre 2 catenelle sulla base prima di realizzare il blocco successivo. Nel realizzare ciascun blocco abbiamo creato uno spazio qui dove abbiamo realizzato le nostre 2 catenelle libere. All'interno di questo spazio andremo poi a lavorare il giro successivo. Vediamo quindi come concludere questo giro e iniziare il prossimo. Abbiamo lavorato l'ultimo punto, andiamo a passare al di sotto, siamo praticamente tra le 2 maglie basse e sotto le 2 catenelle, prendiamo il filo e facciamo direttamente un punto bassissimo. In questo modo siamo praticamente al centro dell'archetto che abbiamo formato con le 2 catenelle. All'interno di ciascuno di questi archetti, in questo secondo giro, dobbiamo andare a lavorare 3 punti alti. Con il nostro uncinetto andiamo a rientrare nuovamente nel nostro spazio, prendiamo il filo, passando sempre sotto le 2 catenelle, e lavoriamo una maglia bassa e 2 catenelle aggiuntive, che sostituiscono il primo punto alto. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo nuovamente sotto le catenelle all'interno dello spazio e andiamo a lavorare 2 punti alti. 1 e 2, realizzando così un ventaglio composto da 3 punti alti. Passiamo al blocco successivo. Maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Nello spazio creato dalle 2 catenelle andiamo a lavorare 3 punti alti. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo sotto, prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto. Ripetiamo lo stesso passaggio per altre 2 volte. E questo sarà il risultato. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere in questo secondo giro di lavorazione. All'interno dello spazio realizzato dalle 2 catenelle andiamo a lavorare 3 maglie alte finché non arriviamo alla fine del nostro giro. Come si conclude il secondo giro di lavorazione? All'inizio avevamo fatto una maglia bassa e 2 catenelle che sostituivano un primo punto alto. Dobbiamo andare ad entrare con l'uncinetto nella seconda catenella, quella più in alto, e realizzare un punto bassissimo. E abbiamo così concluso il secondo giro di lavorazione. Come vi ho detto all'inizio, tutto il nostro progetto è un'alternanza di punto primula, che si sviluppa sul primo e il secondo giro. Nel primo giro abbiamo però lavorato su delle catenelle,
Come si adatta il primo giro ora che abbiamo delle maglie alte? Vediamolo insieme. Davanti a noi abbiamo un giro composto da ventagli e ciascun ventaglio è formato da 3 punti alti. Dobbiamo andare a ripetere gli stessi passaggi del primo giro di lavorazione andando a lavorare la nostra sequenza di punti, maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, sempre e solo sulla seconda maglia alta di ciascun ventaglio. Questa è la prima, questa è la seconda sulla quale andremo a lavorare e questa è la terza. Abbiamo chiuso il giro precedente facendo un punto bassissimo sulla seconda catenella che componeva il primo punto alto. Dobbiamo andare a lavorare direttamente sulla seconda maglia alta. Quindi entriamo nella seconda maglia alta e ripetiamo la stessa sequenza che abbiamo fatto nel primo giro. Dopodiché ci spostiamo sul ventaglio successivo. Saltiamo il primo punto alto, andiamo sul secondo e ripetiamo maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa sempre nello stesso punto, ottenendo così questo risultato. Saltiamo una maglia alta, andiamo sulla seconda, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nello stesso punto. E questo sarà il risultato. Andiamo a lavorare sempre sulla seconda maglia alta di ciascun ventaglio, eseguendo una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, in questo modo, fino alla fine del giro. Una volta lavorato l'ultimo gruppo di punti sulla seconda maglia alta dell'ultimo ventaglio disponibile, dobbiamo andare a chiudere il giro, ripetendo gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel primo giro di lavorazione. Con l'uncinetto andiamo quindi a passare nello spazio creato qui dalle 2 catenelle, passiamo sotto le catenelle, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Il giro successivo non sarà altro che una ripetizione del secondo giro di lavorazione. Quindi rientriamo nello spazio, facciamo un punto basso e 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, rientriamo nello stesso spazio e vi lavoriamo 2 punti alti. Ottenendo così un ventaglio di 3 punti alti, che andremo poi a lavorare all'interno di ciascuno spazio tra le 2 catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente. Al termine di questo giro andremo a chiudere il tutto con un punto bassissimo qui sulla seconda catenella iniziale e riprenderemo poi i passaggi che abbiamo fatto nel giro precedente. Tutto il nostro scaldacollo non sarà quindi altro che una ripetizione di questi 2 giri che si alternano per tutta l'altezza del nostro progetto. Continuiamo quindi la nostra lavorazione con il punto primula fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato con i passaggi che vi ho mostrato fino a raggiungere un'altezza di circa 20 cm. Ovviamente se volete un qualcosa di un pochino più alto non dovete far altro che continuare a lavorare ripetendo gli stessi 2 giri di lavorazione che abbiamo visto insieme. Come termina il nostro progetto? L'ultimo giro del mio progetto è la ripetizione del secondo giro di lavorazione, quello composto da 3 punti alti che formano un ventaglio. Arrivata alla fine del giro, vado semplicemente a chiudere il progetto come avrei fatto per un giro normale, entrando quindi nella seconda catenella, quella più in alto, fatta a inizio giro, e chiudendo il tutto con un punto bassissimo. Dopodiché allunghiamo l'asola, tagliamo il filo e andiamo semplicemente a sfilare. Dopodiché con l'aiuto di un ago vado a nascondere il filo in eccesso all'interno del lavoro. Per rendere ancora più particolare il mio progetto ho aggiunto un'etichetta personalizzata con il mio nome che è stata realizzata per me da Fungolabel. Sono delle etichettine copelle a fascia che passano intorno al progetto. Da una parte c'è il mio marchio, mentre dall'altra parte la scritta Handmade.
Vi lascio il link al negozio di Fungolabel scritto qui nello schermo e ovviamente nel box informazioni. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial realizzato con il punto primula, che avete visto è un punto leggermente traforato però molto elegante e raffinato, messo particolarmente in risalto dalla bellezza di questo filato. Vi ricordo che il filato Erica potete trovarlo da Cinzia e Katia Filati. Vi lascio il link al negozio sullo schermo e ovviamente scritto anche nel box informazioni. Ho voluto fare un progetto un pochettino più grande rispetto al solito scaldacollo proprio per permettervi di poterlo indossare doppiato 2 volte come avete visto nelle immagini di apertura, oppure potete anche metterlo semplicemente come coprispalle, perché no? Potete magari anche continuare nella lavorazione e creare anche una mantella o comunque è un progetto che voi potete totalmente personalizzare secondo i vostri gusti. Ad esempio potreste anche mettere delle frange qui nella parte inferiore, potete farlo più grande, più piccolo, insomma tutto sta alla vostra fantasia. Io spero ovviamente che questo progetto vi sia stato di ispirazione, che l'abbiate trovato interessante e se è così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e ovviamente un commento proprio qui sotto il video per farmi conoscere la vostra opinione. E ovviamente se vi fa piacere vi invito anche a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video tutorial e a seguirmi anche sul mio profilo di Instagram, dove pubblico sempre qualche anteprima dei miei progetti, ma soprattutto condivido pillole creative, sia per quanto riguarda il mondo dell'uncinetto che quello dei ferri da maglia. Perciò con il mio scaldacollo primula vi saluto, vi auguro buona creatività e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.